Ci troviamo all'interno dello stand Opera in compagnia di Stefano Zecca, brand manager dell'azienda. Ecco Stefano, 6 anni fa è nato il brand Opera per volontà di Angelo Cappellini, un'azienda storica del classico. Ecco, ci puoi raccontare l'evoluzione di questo brand? Opera è nata appunto 6 anni fa con un catalogo di circa 200 pagine, un 100-150 prodotti, se adesso non ricordo male. È partita con una collezione più di imbottiti per quanto riguarda divani, letti. Da questo abbiamo introdotto le varie collezioni di mobili che all'inizio sono state la Dimitri e Desiree. Man mano, seguendo appunto, come già detto, le richieste del mercato, abbiamo introdotto le lavorazioni Capitonè sugli imbottiti, sui divani. Sono stati introdotti appunto le due versioni, il liscio e la versione Capitonè, per dare una ricchezza alla lavorazione dell'imbottito. Nell'ultima fiera è stata introdotta l'ultima novità, che è la finitura lucida, cosa completamente nuova per noi. E questa finitura lucida è stata applicata su lastre diverse. Noi eravamo partiti con lastre di rovere rigato finito in opaco 40 gloss comunque. Invece, potendo mettere queste lastre esotiche, abbiamo deciso di finirle in una finitura appunto lucida. Quest'anno cosa presentate in particolare di novità? Sì, allora le novità di quest'anno sono il letto Tosca ridotto, che abbiamo deciso di rendere più a misura d'uomo della vita moderna, di appartamento diciamo, che è più maneggevole, più trasportabile, ma resta sempre un protagonista della camera da letto. Insieme al letto Tosca più basso sono stati introdotti 2 comodini Ludmilla con il cassettino sempre finiti in rovere con finitura Ebano in questo caso e piano di marmo grigio Kenya. Questi 2 comodini sono stati presentati insieme alla camera Tosca perché è tutta una novità, quindi abbiamo tutta la camera nuova. Però sono stati pensati per il letto Butterfly, che è il nostro best seller sin dai primi giorni di vita di Opera, diciamo, perché questi comodini occupano perfettamente lo spazio della curvatura della testata del letto Butterfly. Poi abbiamo come altra novità panchine davanti ai letti che sono sempre state richieste, quindi le abbiamo introdotte per soddisfare questa richiesta. E ultimo ma non ultimo per importanza la sala in ceresera con finiture in specchio, con particolari specchio, finitura anche finita questa lucida su lastra di ceresera, un altro legno esotico. Ecco, vediamo anche un salotto con una pelle glossy molto particolare. Sì, questo salotto in realtà viene dalla collezione dell'anno scorso che abbiamo presentato però in versione componibile. Questa ovviamente la versione componibile rimane sempre a catalogo, ma abbiamo introdotto il divano 3 posti da 2,50 m con le sue 2 poltrone e abbiamo deciso di presentarlo con questa pelle Nabuk che è lavorata glitter, che arriva questa da un'esperienza che abbiamo avuto sulla piazza di Monte Carlo. Abbiamo realizzato un progetto per un architetto di un divano curvo con questa pelle, è piaciuto e ha avuto il suo successo nella boutique e abbiamo deciso di ripresentarlo e sta pagando perché i clienti lo apprezzano. Senti, i vostri mercati di riferimento quali sono al momento? Allora, come da sempre, avendo un background di Angelo Cappellini, i mercati di riferimento sono la Russia e i paesi dell'ex Unione Sovietica, Ucraina eccetera. Gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita stanno ritornando abbastanza bene, anche perché la nostra produzione riguarda molto il progetto, quindi possiamo dare anche una customizzazione del progetto. Sta ritornando anche la Cina e grazie al cambio favorevole del dollaro in questa fiera sto cominciando a rivedere tanti americani che mancavano tempo fa. Senti, prossimi appuntamenti per il brand?
Il prossimo appuntamento, come di consueto, sarà i Saloni Worldwide di Mosca ad ottobre. Grazie. Grazie a voi.